Jakub Kiwior ha l'accordo con l'Inter. L'Inter ha raggiunto un accordo con Jakub Kiwior. Questa è la notizia con cui apre in queste ore la Gazzetta dello Sport, che parla quindi di un avvicinamento molto importante a quello che può essere effettivamente il prossimo colpo dell'Inter, il nuovo colpo in difesa, uno degli ultimi colpi in entrata su cui l'Inter intende lavorare, un'esigenza che si è venuta a creare dopo l'infortunio di Buchanan, e quindi l'Inter ha deciso di andare a tappare quella lacuna sulla sinistra con un investimento per il presente, ma anche per il futuro, come da linee guida della proprietà Oaktree, che vuole portare in rosa più giocatori da poter valorizzare nel prossimo futuro. Questa è la notizia della Gazzetta dello Sport. Devo aggiungere anche altre informazioni di cui andiamo a parlare all'interno di questo contenuto di oggi, in cui a grande richiesta vi porto anche un identikit di questo giocatore. Visto che se ne sta parlando da diverse settimane ormai, mi avete chiesto di raccontarvi un po' meglio che tipo di calciatore è e se può essere un buon affare per l'Inter, e allora torna il nostro format, sempre uno dei più apprezzati, devo dire, qui su Passione Inter, in cui vi racconto le caratteristiche di questo calciatore. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete nulla dei nostri contenuti. Ogni giorno siamo live alle 19:30 e tanti altri approfondimenti come questo e non soltanto. Come sempre in questo format partiamo dalle notizie. Che cosa sta accadendo? A quanto pare, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ma non solo, perché anche altre fonti confermano questa versione, l'Inter avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il calciatore, che non significa un accordo già chiuso e definito, significa però che il giocatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento all'Inter, nonostante ci siano anche altre società importanti interessate al giocatore, e una intesa di massima sull'ordine di grandezza delle cifre per l'ingaggio e la durata del contratto c'è già. Quindi siamo già alle basi di una operazione che poi chiaramente andrà definita nei dettagli con il calciatore, ma questo diciamo che mette le basi per poter andare a trattare anche con l'Arsenal, consapevoli di avere anche una sponda di gradimento da parte del giocatore. E con l'Arsenal c'è da considerare che il giocatore viene considerato in uscita, è nella lista dei giocatori che possono lasciare il club londinese, a maggior ragione perché in queste ore l'Arsenal sta andando in chiusura per il colpo Calafiori, un colpo molto importante, molto oneroso, ma soprattutto un altro difensore mancino che va ulteriormente a togliere spazio ad un giocatore come Kiwior, che di fatto un anno e mezzo fa è stato pagato 20 milioni di euro e anche qualcosa in più, tra tutto, visti i vari bonus, e adesso è in uscita, non ha convinto appieno, non è entrato del tutto nei piani tecnici e tattici dell'Arsenal, e quindi l'Arsenal in questo momento continua a richiedere, vorrebbe rientrare dell'investimento fatto un anno e mezzo fa. Quindi chiede una cessione che sia a titolo definitivo o comunque con un prestito con un obbligo di riscatto, una garanzia di riscatto l'anno prossimo, mentre l'Inter in questo momento sta cercando, visto che non si tratta di un'urgenza, visto che non c'è l'esigenza di prendere immediatamente un profilo lì, sta cercando di andare a prendere questo giocatore a delle condizioni più vantaggiosi, più agevoli, cioè con la formula del prestito, magari con un diritto di riscatto la prossima stagione, anche perché così poi c'è l'ammortamento, a bilancio per l'Arsenal peserà meno e magari la cifra di riscatto puoi anche abbassarla. Quindi l'Inter, anche tramite la sponda del giocatore, può andare a far leva su questo aspetto, può andare a strappare delle condizioni più vantaggiose, ma soprattutto può permettersi di aspettare ancora qualche settimana con l'Arsenal, che magari ad un certo punto potrà cedere a delle condizioni di questo tipo per vendere il giocatore. Nel frattempo segnalo che sono arrivate delle smentite, più o meno, da alcuni giornalisti. Anche Fabrizio Biasini è stato molto netto nel dire che Kiwior non è un obiettivo dell'Inter in questo momento, però lo ha detto anche di Alexis Sanchez l'anno scorso e di altri profili, con tutto il rispetto chiaramente di un giornalista che rispetto molto. È un'operazione comunque che secondo me rimane in piedi, e alcune smentite che stanno filtrando dall'Inter fanno anche parte di questa trattativa, ecco, mettiamola in questa chiave qua. Poi dopo lo approfondiamo nelle mie conclusioni di questo episodio, in cui vi do anche la mia opinione. Prima di tutto però, che calciatore è Kiwior? Può essere un buon affare per l'Inter oppure no? Partiamo come sempre dalla scheda Transfer Market, la carta d'identità di questo calciatore: 15 febbraio 2000 la data di nascita, nazionalità polacca, alto 1,89 m, di proprietà dell'Arsenal, che gli ha fatto firmare un contratto molto lungo fino al 30 giugno 2028, quindi questo in una trattativa va comunque segnalato ed è un fattore importante. Transfer Market lo valuta 30 milioni di euro, ma è una valutazione che va sempre presa con le pinze, quella del portale Transfer Market.
Terzino sinistro viene identificato come ruolo, è più un difensore, ma adesso del ruolo ne parliamo. Di piede mancino, ha avuto già, pur essendo solo un 24enne, una carriera comunque abbastanza lunga, movimentata, perché è partito dalla Polonia, è passato dal settore giovanile dell'Anderlecht, uno dei settori giovanili più interessanti secondo me a livello internazionale, poi 2 avventure diverse in Slovenia prima di approdare allo Spezia, dove in 1 anno e mezzo, diciamo che è letteralmente esploso, perché acquistato per 2 milioni e mezzo nel 2021, a gennaio 2023 l'Arsenal si convince ad investire oltre 20 milioni di euro tra bonus e tutto, quindi in un solo anno e mezzo è una crescita piuttosto importante dallo Spezia all'Arsenal, e nel frattempo è diventato un giocatore importante anche della nazionale polacca, con cui ha già più di 20 presenze, 26 se non vado errato, e ha partecipato anche all'ultimo europeo Euro 2024. Un giocatore che quali sono le sue caratteristiche? Lo identifichiamo intanto dal punto di vista del ruolo. Come sempre vi mostro quella che è la heatmap, cioè le zone d'azione principali in cui il giocatore ha giocato. Come detto, all'Arsenal è diventato un terzino sinistro da difesa a 4. Lo vediamo anche in questa heatmap di come ha giocato in questa stagione, e poi anche nella stagione precedente, in cui invece era stato impiegato anche da difensore, perché effettivamente se torniamo poi agli anni allo Spezia in Serie A, eccolo, lo ricordiamo, aveva giocato di fatto da difensore centrale in una difesa a 4, quindi può ricoprire entrambi i ruoli, sia quello di difensore centrale in una difesa a 4, ma secondo me anche in una difesa a 3, che quello di terzino sinistro in una difesa a 4, il che vuol dire che secondo me può fare benissimo anche il terzo di difesa, cioè può fare sia il Bastoni che l'Acerbi o il De Vrij, per parlarci chiaro con il riferimento all'Inter. A livello di caratteristiche del giocatore: è alto, quasi 1,90 m come detto, anche se non è fisicamente super imponente, però è ben strutturato sicuramente. Non è un difensore che ruba l'occhio dal punto di vista proprio delle caratteristiche, non è super elegante e non è uno di quelli che emerge secondo me sotto questo aspetto, ma è sicuramente molto efficace, soprattutto in fase difensiva. Un giocatore piuttosto energico, soprattutto nell'1 contro 1 difficile da superare, ha una minore qualità palla al piede rispetto a Bastoni, ha più spinta sulla fascia probabilmente, anche come terzino puro lo sta diventando un pochino di più, e negli assist ha una particolare precisione soprattutto nei lanci lunghi e nell'andare al cross. Con questa arma ha fatto sicuramente bene, e tra l'altro anche a livello statistico vi condivido molto velocemente una scheda statistica che poi approfondiremo meglio in una delle prossime dirette, qualora la trattativa diventasse effettivamente molto calda. Vediamo come emerge intanto con i duelli aerei, ne tenta tanti, ma soprattutto a livello di percentuale di duelli aerei vinti ha delle percentuali molto alte, tra i top in Europa, se lo consideriamo in rapporto agli altri terzini. Ha delle statistiche sopra la media in termini di passaggi tentati, nella precisione dei passaggi e dei passaggi progressivi, quindi è un giocatore che cerca la verticalità, cerca di guadagnare campo con i passaggi, ha una buona abilità negli assist, come vi dicevo, soprattutto con i cross, mentre sono molto bassi, diciamo, i dati sui palloni che conduce nella metà campo avversaria. Infatti, penso che si veda anche se andate a scovare qualche video su YouTube, eccetera, penso lo noterete. Non li ho ancora visti, ma per quello che ricordo io del Kiwior che ho visto calciatore, è un giocatore che prende la palla e la scarica, non è uno che prende palla e si fa questo campo palla al piede e guadagna tanto campo, cosa che invece a Bastoni magari vediamo fare un po' di più. Quindi è un giocatore sicuramente interessante da questo punto di vista. Io ho un mio piccolo algoritmo che sto ancora mettendo a punto, legato alle statistiche per lo scouting, eccetera, per farvi un paragone, ecco, anche con un altro calciatore che magari potreste conoscere un pochino meglio, da un punto di vista puramente statistico, quindi i dati dell'ultimo anno, dell'ultimo campionato. Kiwior mi risulta simile a Gianluca Mancini della Roma in questa ultima stagione. Sono giocatori un po' diversi, però dal punto di vista statistico hanno avuto una stagione simile, quindi con delle caratteristiche che potete avvicinare magari a quelle di Mancini. Poi Kiwior, come detto, è anche un po' più terzino, e secondo me in un Inter che ha questa interpretazione moderna del 3-5-2, dove i terzi di difesa vanno molto in avanti, è un profilo da tenere sicuramente sotto osservazione, molto interessante. Quindi
Le mie conclusioni, poi sono curioso di sapere anche un po' la vostra opinione. Vi raccontavo la scorsa settimana, se vi ricordate, che, ho partecipato ad un'altra trasmissione, ero ospite, c'era un intermediario di mercato che, mi aveva detto: "Guardate che secondo me il vero nome su cui andrà a puntare l'Inter non è ancora uscito", mi diceva la settimana scorsa, anzi ancora prima, quando ancora l'Inter era forte in corsa su Cabal. Quindi non è ancora uscito questo nome, ci dicono. Io invece credo, mia opinione, come dicevo anche in apertura, non dico che Kiwior arriverà, perché ad oggi è ancora una trattativa da imbastire concretamente, ma per me oggi tra i vari nomi usciti, soprattutto dopo Cabal, Kiwior è probabilmente il preferito dell'Inter, se riescono a sbloccarlo a delle condizioni vantaggiose. Perché? Perché ha un vantaggio secondo me molto interessante, che può fare anche il centrale, oltre al fatto che conosce già la Serie A essendo passato per lo Spezia, e io dico, se intravedi in lui un potenziale interessante per andare a ricoprire anche quel ruolo lì di centrale nella difesa a 3, può essere un tassello importante da portare a casa in vista anche dell'anno prossimo, considerando che l'anno prossimo almeno un difensore tra Acerbi e De Vrij andrà sostituito con ogni probabilità. Dico almeno uno, anche se so che molti di voi mi scrivono in chat che già oggi vanno cambiati entrambi addirittura, quindi mi tengo basso dicendo almeno uno. Ecco, si tratta comunque di un investimento potenzialmente importante, perché è stato pagato 20 milioni un anno e mezzo fa, non so se lo venderanno a molto meno, anche se in prestito con riscatto all'anno prossimo. Già ora, secondo i vari siti di informazione, guadagna 3 milioni di euro all'anno, forse 3 milioni e mezzo fino al 2028, quindi gli va dato un contratto probabilmente attorno ai 4 o comunque su quelle cifre lì, che significa portarlo a livello del Dumfries che sta per rinnovare o dei co-titolari ma di alto profilo. Poi in tanti mi dicono anche: "Ma un classe 2000 che lascia l'Arsenal, intanto perché non ha fatto bene all'Arsenal? Secondo me, è stato proprio a livello, non dico di ritmo, perché comunque a livello di può esserci anche una questione di ritmo, non lo so. In molti mi chiedete anche la velocità, del giocatore. Ecco, in termini di velocità, ha una velocità simile a quella di De Vrij. Stavo guardando le statistiche degli europei, entrambi hanno avuto un picco di velocità, poco sotto i 33 chilometri orari, quindi come velocità siamo sui livelli simili a Stefan De Vrij. Forse all'Inter servirebbe qualcuno più veloce in un'ottica futura, ma questa è una mia opinione. All'Arsenal ci sono diversi fattori secondo me che non hanno funzionato. Intanto il salto dallo Spezia all'Arsenal è molto grande. Comunque e poi, secondo me, ecco, forse rende meglio da difensore mancino in una difesa a 4 che non da terzino, e quindi eventualmente in una difesa a 3 può far meglio. Questa però è una mia opinione. Comunque in tanti mi dicono: "Un classe 2000 lascia l'Arsenal per trovare più spazio", perché comunque ha 24 anni, quindi è ora che giochi con continuità. All'Inter dietro Bastoni non giocherà tantissimo. È vero, però aggiungo io, ti dà rispetto a Bastoni delle caratteristiche diverse, più da "marcatore" tra virgolette, che puoi andare a sfruttare in alcune gare in particolare o in alcuni momenti. Quindi del minutaggio all'Inter secondo me ce l'avrà, soprattutto se in previsione lo vedi poi anche, centrale. Non è un'operazione alla Bissek, come poteva esserlo per certi versi Cabal, ma non alle cifre a cui lo ha pagato la Juventus, ma alle cifre a cui stava trattando l'Inter, ma non lo è anche perché comunque arriverebbe dall'Arsenal, quindi è già ad un passo più avanti come status. È però sicuramente una operazione alla Octree eventualmente, visto che si tratta di un giocatore che puoi ancora valorizzare, ma nel frattempo lo puoi anche far crescere dietro, a dei difensori comunque affidabili come Bastoni, Acerbi e De Vrij, ma credo che ad oggi ti dia anche un impatto importante anche nell'immediato, perché comunque in Serie A ha fatto vedere di poterci stare, nell'Arsenal comunque il suo minutaggio lo ha avuto e arriva quindi da un club importante, per cui sarebbe un'operazione in ottica futura sì, ma anche nell'immediato è un giocatore che ti aiuta ad alzare l'asticella, che è un po' l'obiettivo di cui tanto si sta parlando in queste settimane. Questa è un po' la mia opinione, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se lo ritenete il colpo giusto oppure no. Vi aspetto, in diretta alle 19:30 per leggere i vostri commenti. Nel frattempo su passioninter.club, tutti gli aggiornamenti, le notizie. Stiamo preparando la serata del giovedì, che sarà una serata molto particolare da vivere insieme alla nostra community di interisti da tutto il mondo, quindi vi aspetto su passioninter.club e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.